Ciao, benvenuti su Guide to the Galaxy. Avrete letto nel titolo del video sicuro, sicurissimo, perfettamente sicuro e lo avrete aperto nella speranza di migliorarvi la giornata e così stare al sicuro. Ma questo solo perché, mancato di rispetto alla galassia, non hai visto il primo video della serie. Ti costringerei a vederlo, ma dato che oggi mi sento particolarmente buono, ecco una breve sintesi per te che non sai di quello di cui stiamo parlando. La guida galattica per autostoppisti, la migliore oggi in giro, definisce il nostro pianeta sicuro, sicurissimo, perfettamente sicuro, punto! Ma sognati tutt'altro che stare al sicuro. Hello there. Da quel cielo che ha appassionato scrittori, pittori, musicisti, possono provenire un bel po' di problemi per il nostro pianeta. Come quando un tizio di nome Carrington osservò per la prima volta una tempesta geomagnetica, uno sciame di particelle cariche provenienti dal Sole, che potrebbe mandare in tilt molte tecnologie umane. Oggi parleremo di oscure minacce, ancora più affascinanti, perché sì, sono proprio le cose più pericolose dell'universo ad essere le più interessanti. Bentornati su Guide to the Galaxy, io sono Gabriele Cristaudo e oggi andremo finalmente a parlare di supernove. No, non quel 9, 9 scritto così, con il dittongo AE che nel buon latino si legge E. Iniziamo parlando di supernove facendo come al solito un piccolo passo indietro. Che gli antichi esplotassero il cielo meglio di chiunque al giorno d'oggi è un dato di fatto e ne abbiamo testimonianza per esempio dalle moltissime opere di letteratura nel quale è testimoniato questo amore nei confronti del cielo e l'osservazione di quest'ultimo. Prendete come esempio quel sonno che sugli occhi cadeva, fissi alle Pleide, fissi a Bote che tardi tramonta e all'Orsa che chiamano pure col nome di carro, narrato da Omero nell'Odissea. Sì, so che tutti stavate pensando a Dante della sua fissazione con le stelle e quindi uscimmo a rivedere le stelle, l'amore che muove il sole e tutte le altre stelle, ma Guide to the Galaxy, caro mio, cerca di essere un pochino più creativa. Comunque sia, così come per esempio gli antichi greci si divertivano a riempire il cielo con i loro miti, vedendoci cose come un'orsa, un cane, una giraffa e Ercole. Allo stesso modo gli studiosi sia antichi che moderni osservavano nel cielo fenomeni a cui cercavano di darsi una spiegazione. Per esempio, tra il 3 e il 6 novembre 1572, l'astronomo danese Tycho Brahe, maestro di Keplero, sì, esattamente il tipo delle tre leggi, osservò nella costellazione di Cassiopea, la famosissima costellazione a forma di W, quella che sembrava essere una stella luminosa quanto Venere. Fermi tutti! 1. Venere non è una stella. 2. Venere non brilla di luce propria. Venere appare luminoso nella volta celeste solo perché, grazie alle nubi della sua atmosfera, riflette la luce proveniente dal Sole. Sì, lo so, un piccolo appunto, ma fidati, è bene farlo di questi tempi. A questo fenomeno gli antichi osservatori diedero il nome di nova, che in latino significa appunto nuova. Infatti, secondo la credenza comune, questo bagliore nel cielo rappresentava la nascita di una nuova stella. Sì, col bosone di che rappresentava la nascita di una nuova stella. Infatti, col trascorrere del tempo, ci si accorse tramite lo studio degli spettri, vale a dire della luce, diciamo, delle nove e anche delle loro curve di luce, vale a dire della loro variazione di luminosità, che non si trattava di una stella, ma di un qualche fenomeno da ricollegare a un evento esplosivo. Sì, se è pensato all'universo da qualche parte c'entrano delle esplosioni. I successivi studi di astrofisica hanno consentito di elaborare un modello in grado di spiegare il fenomeno e inoltre hanno introdotto la distinzione fra le nove e quelle che oggi prendono il nome di supernove, vale a dire delle nove molto più super. Sono semplicemente più energetiche delle prime, non sono super nel senso che hanno un mantello o dei raggi laser. Oppure sì. Vabbè, cerchiamo di capire da cosa sono innescate queste esplosioni. Al contrario di quello che pensavano gli antichi, non sono da ricondurre alla nascita di nuove stelle, ma al contrario sono da ricollegare alle fasi finali della vita di una stella. Ma perché anche le stelle hanno una vita? Bella domanda. Beh, sicuramente non una vita come ce la immaginiamo noi, però potremmo considerare fonte vitale delle stelle quei processi di fusione termonucleare che avvengono all'interno del loro nucleo a temperature elevatissime. Questi processi rilasciano energia e hanno un ruolo fondamentale. Infatti, rilasciando un gran quantitativo di energia, esercitano anche una pressione
verso l'esterno del nucleo, e questa pressione è in grado di evitare che la massa della stella, vale a dire la ciccia di plasma di cui è composta, la schiacci su se stessa, evitando così il collasso totale della stella. Beh, immaginate i processi di fusione termonucleare come Spider Parker, cioè Spider-Man, che cerca di non essere schiacciato da una maceria che le è crollata addosso. Ora, se non ci fosse questa pressione prodotta dai processi di fusione termonucleari, Spider-Man, così come la stella, verrebbe schiacciato dalla sua massa. Possiamo dunque capire perché sotto questi punti di vista i processi di fusione termonucleari sono fondamentali, perché permettono alla stella di raggiungere un certo equilibrio, vale a dire un bilancio tra questa pressione prodotta dai processi di fusione termonucleare all'interno del nucleo e la spinta gravitazionale esercitata dalla sua stessa massa. Accade però a un certo punto della vita di una stella che non c'è più combustibile per produrre questi processi di fusione termonucleari. Per esempio, all'inizio della vita di una stella, così come accade oggi all'interno del nostro Sole, i nuclei più leggeri di idrogeno vengono trasformati in nuclei di elio, emettendo così energia. Quando l'idrogeno finisce, quindi non c'è più la possibilità di produrre elio e finisce il combustibile, non c'è più quella pressione esercitata verso l'esterno che controbilanciava la spinta gravitazionale, e di conseguenza la stella inizia a contrarsi, e questa contrazione va avanti fino a quando non si trova in qualche modo un nuovo combustibile, vale a dire non iniziano altre reazioni che portano a processi di fusione termonucleari che riportano all'esercitarsi della pressione e quindi a un nuovo equilibrio. Avvengono diverse contrazioni e si raggiunge più volte un equilibrio, ma a un certo punto, quando il nucleo è ormai formato da nuclei di ferro e la temperatura si aggira intorno ai 10 miliardi di Kelvin, il ferro viene trasformato in elio tramite delle reazioni che, a differenza di quelle precedenti, che come abbiamo detto rilasciano energia e per questo motivo vengono chiamate esotermiche, perché indica appunto un rilascio di energia, queste trasformazioni sono endotermiche, quindi assorbono energia. A questo punto vi è un calo drastico della temperatura, si passa da circa 10 miliardi di Kelvin a circa 100 milioni di Kelvin nell'arco di poche decine di minuti, e di conseguenza vi è anche un calo drastico della pressione e tutta la massa sovrastante la stella, in poche parole la ciccia di plasma di cui è composta, profonda verso il nucleo, mentre gli stati più esterni, collassando, si riscaldano e liberano un quantitativo tale di energia da dare origine a una violente esplosione che rilascia nello spazio interplanetario i prodotti di tale reazione. Ecco cosa sono queste supernove: non sono nuove stelle, ma al contrario rappresentano l'esplosione nella parte finale della vita di alcune stelle, per esempio quelle stelle che hanno una massa di 10 volte superiore rispetto a quelle del Sole, oppure di un sistema di stelle doppie, una delle quali solitamente è una nana bianca. No, una nana bianca non è la moglie di qualche hobbit, ma un tipo particolare di stella. Un giorno ne riparleremo. Possiamo dunque capire perché queste supernove potrebbero rappresentare un rischio per la Terra. Per esempio, i raggi gamma provenienti da supernove relativamente vicine alla Terra, si parla di distanza di 40-50 anni luce, entrando in contatto con l'atmosfera, potrebbero trasformare l'azoto in ossidi d'azoto, impoverendo così lo strato di ozono che ci scherma dai pericolosi raggi UV provenienti dal Sole. Inoltre, secondo un team di ricerca dell'University of Kansas, altri effetti sono direttamente ricollegabili alla salute umana. Per esempio, l'arrivo di numerosi muoni. Voi ditemi chi è che ha inventato il nome muoni. Ma poi anche i gluoni. Comunque sia, non sono delle grandi mucche, ma sono semplicemente delle particelle elementari, diciamo. Sì, perché non vorrei rovinarti la giornata, ma non esiste solo l'elettrone, il neutrone e il protone. Comunque sia, l'arrivo numeroso di muoni potrebbe essere paragonabile all'effettuare numerose attacche nel corso di un anno. Oppure l'arrivo massiccio di raggi cosmici, vale a dire particelle cariche provenienti dal cosmo, dallo spazio interplanetario, in questo caso da supernove, potrebbe portare per esempio a un aumento del tasso di mutazione, oppure a una maggiore incidenza dei tumori, così come a un persistente bagliore blu nel cielo che, oltre a provocare inquinamento luminoso, potrebbe portare a problemi relativi per esempio alla produzione della melatonina. È importante precisare che si tratta comunque di ipotesi, nulla di questo è certo, ma tutto ciò ci testimonia come le supernove rappresentano un rischio per la Terra e in particolar modo per la biosfera, quindi per tutti gli organismi viventi. Tuttavia, le supernove non sono del tutto cattive, cioè potrebbero essere paragonabili per esempio a Thanos o a Joker, che non hanno tutti i torti e la modalità che è leggermente pericolosa. Infatti quel che resta dopo l'esplosione di supernova, il cosiddetto resto di supernova, rappresenta una bolla di gas in espansione che, oltre ad arricchire lo spazio interplanetario degli elementi chimici di cui noi stessi siamo formati, rappresentano le zone, le nebulose diciamo, da cui poi avranno origine le stelle. Quindi gli antichi non avevano del tutto torto, come al solito direi.
E anche questa oscura minaccia è passata sotto la luce di Guide to the Galaxy. La prossima volta parleremo di Wall-E. Sì, pensate un pochino a Wall-E e di tutti quei detriti in cui è rimasta intrappolata la Terra. E se questi detriti si trovassero in cielo? Ci vediamo alla prossima puntata di Guide to the Galaxy.